E bentornati in questo nuovissimo episodio di Keeping Up with Yaya Rondi. Io sono sempre la vostra host Ilaria Rondinelli e questo è il nostro appuntamento fisso del mercoledì alla vostra mezzanotte. L'orario cambierà perché sarò in Italia, infatti devo organizzarmi su dove registrare il podcast, a che ora, insomma poi ovviamente vi farò sapere tutto, voi continuate a seguirmi sui social, Instagram, TikTok, mi chiamo sempre Yaya Rondi. Non vi potete sbagliare. E niente raga, oggi volevo continuare a rispondere ad alcune domande, ma andare poi a toccare degli argomenti, soprattutto una domanda in particolare che mi ha colpito più che altro perché mi è venuto questo spunto, no? Ho avuto lo spunto, ho detto, vedi, è una domanda carina e posso parlare anche di altre cose, appunto collegandomi alla domanda. Quindi diciamo cominciamo subitissimo con la primissima domanda. Perfetto, allora lei è Sara. Sara mi chiede, poca solidarietà femminile, perché? Vabbè, sei sempre più bella, grazie Sara, grazie, non è vero ma grazie. Poca solidarietà femminile. Perché? Ecco, poi da qui vorrei collegarmi ad altri argomenti. Una cosa che io ho notato vivendo negli Stati Uniti ormai da tanto, saranno l'anno che ho fatto per poi, cioè insomma saranno più o meno 4-5 anni, insomma poi levate il fatto che io sono tornata in Italia avanti e indietro, eccetera, eccetera. La poca solidarietà femminile l'ho notata molto di più appunto vivendo qui. Perché come sapete qui, adesso vedetela come volete, nel senso ci sono due modi di vedere la cosa. C'è chi la vede come gli americani sono tutti finti, e gli americani è soltanto apparenza, che ti fanno il complimento, la cosa carina, I love your outfit, your body is amazing, eccetera, eccetera, anche sui commenti su, per esempio sui social, no? Su TikTok, su Instagram, le americane se sono tutte solidarietà femminile, proprio che la vedete nei commenti di ogni video. Ovviamente ci sono anche gli insulti, ma quello è normale, chi condivide sui social, comunque chi vive il mondo social sa che purtroppo gli haters ci sono. Però c'è tantissima solidarietà femminile. Quello che ho notato è che in Italia, soprattutto da parte delle donne, c'è una gelosia, un odio proprio represso nei confronti soprattutto delle persone che si espongono sui social, no? Per esempio vi prendo come esempio io mi espongo sui social e adesso le cose sono un pochino migliorate perché praticamente ho bloccato, io penso avrò qualcosa, non sto scherzando, qualcosa come 10-20 mila persone bloccate nel mio account TikTok, perché veramente, cioè, raga, c'erano ogni giorno commenti, poi sempre le stesse persone, perché comunque sono sempre loro, donne cattive, invidiose, proprio che la cosa che a me dà più fastidio e la cosa che a me fa più ridere soprattutto è che voi leggete la gelosia già soltanto leggendo il commento, cioè la leggete, la percepite ed è una cosa tristissima perché non capisco, cioè se non ci sosteniamo noi donne a vicenda, ma chi lo fa? È una cosa che io mi chiedo e mi domando, cioè da una vita, deve esserci solidarietà femminile, siamo tutte donne, ma c'è questo odio, questa gelosia per magari la ragazza più estroversa, per la ragazza un pochino più carina, per la ragazza che, per esempio, delle cose che ho notato molto adesso, sapete, quando vi trovate nelle situazioni le cose le notate un po' di più. Per esempio adesso sono incinta e quindi molto spesso mi escono i video italiani di ragazze italiane incinte. E, e ragazzi, i commenti. Cioè, allora, prima di tutto c'è una lotta, c'è una gara a chi ha la pancia più piccola, a chi è più magra. Ragazze, ma tutto a posto? Cioè, ma siete incinte?
Non è che dici mi sono magnata 50 panini del McDonald's e vediamo chi è venuta la pancia più grossa. Cioè, ma voi state richiedendo una vita? Ma io mi posso mettere a leggere i commenti. La mia pancia a 6 mesi era molto più piccola. E quindi a me che me frega? Cioè, io sto creando una vita dentro di me. Io sto creando mio figlio. Se la pancia è più gonfia della tua, ci saranno tantissimi motivi, natura, il fatto che per esempio chi è incinta sa, la stitichezza ragazze, io non ero mai stata stitica nella mia vita, io sempre molto regolare, tutti i giorni. La stitichezza è una cosa che mi sta uccidendo, l'ho provate tutte, prugne, succo di prugna, magnesio, è così, purtroppo in gravidanza è così, poi andrà sempre peggio andando avanti coi mesi. Perché poi la pancia si ingrandisce sempre più, il bambino diventa sempre più grande e quelli, tutti gli organi diventano tutti piccoletti, poracci. E farà ridere la cosa che già io ho problemi adesso. Cioè una sera vi dico soltanto questo, mi sono messa a piangere, sono stata dal bagno dopo tipo 4 giorni, sono stata nel bagno perché sentivo il bisogno, sono stata nel bagno, quanto è stato? 2 ore e mezza perché stavo col telefono, provavo a vedere TikTok, stavo così, non ce la faccio più, aiuto. Lei mi faceva, ma tutto ok, ma sei viva là dentro? Cioè sono uscita dal bagno piangendo. E ho detto non so cosa fare, Dylan, ma no dai tranquilla, domani andiamo in farmacia, vediamo che troviamo. Ragazzi c'è una cosa tremenda. E quindi possono essere tanti fattori, il fatto che non andate al bagno, il fatto che siete un pochino più gonfie perché gli ormoni, perché sapete, il corpo, questa è una delle tantissime cose assurde e stupende del corpo umano, della donna. Il corpo, nel momento più si va avanti con la gravidanza e soprattutto quando ci si avvicina al parto, ed è per questo che molte donne, io vedo sempre quelle foto, raga, che io mi sento male dalle risate. Tanto ormai, ragazzi, mi è scaduto come si chiama? Il coso per l'audio, quindi ormai potrete vedere solo il podcast su YouTube, quindi vi posso pure far vedere foto. Aspettate, mo faccio vedere, gliel'ho mandato alla mia migliore amica e mi sento male quando guardo sti video, ecco, per farvi capire. Questa è il piede della donna incinta agli ultimi mesi, cioè raga, io mi sento male, ogni volta gliele mando alla mia migliore amica e gli dico ecco là, il matrimonio tuo, siccome la mia amica si sposa e quando io mi mancheranno che saranno 3 mesi, 2 mesi e mezzo, insomma io sarò la sua testimone, e ho detto sappi che io andrò in giro con le ciabattelle col piede tipo piede de porco e ogni volta ridiamo perché mi sento male con sti piedi. E diciamo vi si gonfiano le gambe, le mani, tutte queste cose perché soprattutto all'inizio, cioè all'arrivo del parto, quando vi avvicinate al parto, il corpo crea ancora più sangue, insomma fa girare ancora più sangue per aiutarvi al parto, per aiutarvi perché poi sapete quando si partorisce si perde tanto sangue e quindi il corpo sa benissimo cosa fare ed è per questo che vi gonfiate. Fatto sta che io ho questa sinusite e praticamente la ginecologa mi ha detto se insomma non ti senti che stai male, febbre, cose, probabilmente è sinusite da gravidanza perché il sangue sta circolando molto di più e quindi senti cioè c'è pressione, no? E quindi ti viene la sinusite. E niente, questa è una piccola parentesi del corpo, dell'essere femminile, cosa siamo capaci di fare, cioè proprio l'uomo, la donna, cioè è assurdo, vabbè, comunque. Quindi tanti fattori, ma io mi posso mettere a fare la gara, cioè non c'è già solo la gara nel mondo normale di tutti i giorni, quella è più magra, quella è più cicciotta, tu c'hai la pancia, tu c'hai il culo, tu c'hai la cellulite, io non ce l'ho. Ho visto un altro video, la cellulite è normale. Giustamente diceva la cellulite è normale, un minimo ce l'abbiamo tutte, quelle sono soprattutto l'angolazione della foto, la luce. Uno ha scritto, io non ce l'ho la cellulite, parlate per voi. Te so, ma facciamo un applauso a lei che non ha la cellulite, ma a me che me frega, cioè, ma perché? Sti commenti inutili per farti sentire sbagliata, perché quelli sono i commenti per farti sentire sbagliata, della serie io so meglio di te,
io questa cosa non ce l'ho perché sono meglio di te, io questa cosa non lo fa. Ma così non è solidarietà femminile, così è proprio una guerra. Cioè, così veramente a livello psicologico uno muore. Ma come fai? Cioè, come fai a stare al passo con sta guerra? Perché, ripeto, è una guerra? No. Cioè, ma a parte poi questo, scusatemi, ma a me non mi verrebbe mai in mente di andare da una ragazza che fa vedere la pancia. Sapete, poi io in prima persona mi hanno detto, ma a 13 settimane, mi ricordo quante settimane ero, a 13 settimane la pancia non si vede. Ma te chi t'ha detto? Ma perché tu sei come me, tu sei nel mio corpo? No. Tu che ne puoi sapere? Fatto sta che se voi andate su TikTok e scrivete, che ne so, ogni settimana io per avere un po' di spunto per outfit, perché comunque raga, più vi ingrandite più a me non mi entrano più i jeans, proprio i jeans l'ho proprio aboliti, a parte con sto caldo, qui ci sono in questo momento 28 gradi, con questo caldo non ci penso proprio manco minimamente a mettermi i jeans. Cerco un po' di spunti, metto che ne so 15 settimane, 16 settimane outfit e ci sono delle donne che hanno una pancia molto più grande della mia, sembra che veramente sono molto più là, ma semplicemente hanno un corpo diverso dal mio e il corpo reagisce in modo diverso. C'è il bimbo che cresce, ma io la vedo una cosa bellissima, io figurate non vedo l'ora che mi viene la pancia grossa, poi lo so che me ne pentirò, lo so, però capite, cioè nel senso siamo tutte diverse, è proprio, mi sembra proprio di vivere una perenne lotta con tutte queste donne, con tutte queste donne. La maggior parte ovviamente, per fortuna, non siamo noi nuove generazioni, poi noi diciamo io sono media generazione perché io ho 30 anni, sono del 93, però voi che siete più piccoline, nuova generazione, vedo che c'è un pochino meno, ma rispetto alla generazione vecchia, cioè le persone più anziane, chiamiamole anziane, adulte, ragazzi, cioè, ma quelle sono le peggio. Quelle sono proprio le peggio. Proprio la solidarietà femminile, non sanno manco dove sta. Proprio della serie si sentono come se stanno affacciate al balcone a parlare con la vicina di casa. Ah, ma hai visto Rosalinda che si è fatta mente incinta? Madonna mia, ma così piccola, ma che ci deve fare? Ma quella deve andare a scuola. Sta a fare il gossip con la signora del palazzo di fronte. Non si rendono conto che, prima di tutto, non ti puoi permettere di dire cose del genere. La prima cosa che ti passa per la mente da una che solo perché ha deciso di esporsi sui social per svariati motivi, gli piace, lo fa per lavoro, è un suo modo per farsi scoprire. Non lo so, tante persone hanno ogni motivazione diversa per esporsi sui social, ma questo non ti dà il diritto che siccome quella, se tante persone, ma tu ti esponi sui social, ti devi prendere pure le critiche. Te so, ma io la critica me la prendo se è costruttiva, no se mi dici c'hai la panza, quella non è panza, sei cicciona, oppure no perché hai rotte le palle con sta gravidanza, fai sempre vedere ma indossa sta pancia. Cioè, ma chi te conosce? Cioè, ma come ti permetti? A me queste cose, ma a prescindere da prima che diciamo diventassi social conosciuta, raga, ma io non mi veniva mai in mente, ma pure la gente che sotto i video da gente famosa, Belen Rodriguez, Michelle Hunziker, le uccidono, cioè se voi andate ai commenti, a vedere i commenti, le massacrano. Ma perché? Ma che vi porta? Ma siete proprio invidiosi, cattivi. Io capisco che nella società in cui viviamo, purtroppo in questo periodo soprattutto, c'è gente che veramente non arriva a fine mese, c'è gente che non riesce a mangiare, non riesce da mangiare ai figli. Mi rendo conto che poi ti vedi davanti agli occhi persone così ricche che sanno sempre, vanno in giro, viaggi, borse, tutto de lusso, ristoranti de lusso. Io capisco che uno si può incavolare, dice, hai visto, però io non ho manco i soldi per comprare un pezzo una scatola di pasta. Capisco, però se tu poi te vai a sfogare sotto il video, ma tu cosa risolvi? Assolutamente nulla, ti fai vedere semplicemente che sei geloso, perché purtroppo poi è quello, cioè è gelosia.
le persone sono gelose e invidiose. E c'è proprio questa gelosia, questa invidia, soprattutto da parte degli italiani. Stavo vedendo sempre su TikTok il video del ragazzo che ha creato all'antico vinaio, no? Che fa le focacce che ancora non ho mai assaggiato. Infatti, mo quando torno a Roma, non è vero, non posso mangiare il prosciutto crudo. Vabbè, mi mangerò il prosciutto cotto. Mo vediamo la mortadella, quella so che si può mangiare. Vabbè. E l'hanno massacrato perché questo ragazzo, rispetto a loro, perché poi dietro queste persone ci sono persone che non hanno il coraggio. O non hanno il coraggio, o non lo vogliono fare, o perché non se lo possono permettere, tante cose. Non hanno fatto quello che hanno fatto loro, quindi cosa fanno? Rosicano, dice hai visto, lui ce l'ha fatta, vedi potevo essere io quello, però tu non hai alzato il culo come lui e ci hai provato. Lui, sto ragazzo, si è aperto l'antico vinaio, è riuscito ad aprirselo pure a New York, quindi è famoso adesso anche negli Stati Uniti. Poi ragazzi, se sfondate negli Stati Uniti, cioè quelli sono soldi certi, perché qua solitamente, a meno che non avete un'idea troppo europea, perché voi dovete sempre avere una mente, un business che vada bene con gli americani, perché comunque sapete bene che questo è un altro mondo, gli americani hanno un'altra mentalità, altro modo di vedere business, cioè gli aprite il fast food sicura al 95% vi va bene. Vi aprite la cucina italiana, il ristorante che ho scritto italiano, oppure se gli fate la chicken parmigiana, vi va bene. Se invece fate la caffetteria a Mode Italia, che il caffè si prende al bancone dell'espresso, non penso che ci vengano tante persone. Perché? Perché non è nella cultura, non è nella mentalità americana. Per gli americani c'è il drive-thru e c'è mi prendo il bibitone dei caffè, perché loro sono abituati così, capito? Quindi se tu riesci capito? A prendere, a saper cogliere l'occasione, in questo caso avere una buona idea di business, i soldi li fai e se diventi pure ricco, perché qua negli Stati Uniti per tantissime cose che non vi possono piacere, ma negli Stati Uniti avete ancora la possibilità di farcela. Rispetto a molti altri posti nel mondo, gli Stati Uniti rimangono ancora uno dei paesi in cui se hai un'idea, una buona idea di business lo metti in atto, apri l'azienda, apri il business, il business ti va bene, soprattutto se ti va molto bene, raga, diventi milionario. Puoi diventare milionario nell'arco di un anno. È così. Gli Stati Uniti, lo sapete, hanno tantissimi lati negativi, ma questo è uno dei lati positivissimi. Riesci a fare carriera, riesci a fare i soldi, ti riesci veramente a diventare un milionario nell'arco di 1 o 2 anni. E quindi c'era questo video in cui lui facevano vedere che si era comprato il Lamborghini. Guarda questo, mo ha fatto tutto il figo, è andato in America, si è aperto per fare una focaccia con prosciutto crudo, con la mortadella. Io non te vorrei di niente a voi che fate questi commenti, ragazzi, ma si legge proprio già, cioè si riesce a percepire dal commento che siete invidiosi e siete gelosi. Non è che dici state facendo un commento, una critica costruttiva. No, si vede proprio che siete gelosi di sta persona, che lui ce l'ha fatta e voi no. È una cosa proprio degli italiani. È una cosa proprio degli italiani che sono cattivi e invidiosi. Qui non è così. Negli Stati Uniti non è così. Non c'è la gente cattiva e invidiosa che sta lì a dire hai visto? Hai visto Ilaria? Sta negli Stati Uniti. Voi sapete quanti commenti leggo di gente invidiosa? Hai visto? Ti sei fatta sposare, ti sei fatta ingravidare dall'americano? Mo hai visto per stare in America? Ma che vuoi? Cioè, la gente è invidiosa che tutti criticano l'America, tutti criticano gli Stati Uniti, ma sono tutti i primi che ci vogliono andare negli Stati Uniti. Perché parliamoci chiaro. Ripeto, io sono sempre una delle poche che vi dice le cose come stanno, le lati negativi, io so più lati negativi che lati positivi degli Stati Uniti. Ma quanti italiani sognano il sogno americano, vogliono andare, si iscrivono alla lotteria della Green Card,
cercano in tutti i modi di sposarsi, cercano in tutti i modi di prendere lavoro. Ragazzi, ma tantissimi italiani sognano l'America, ma si sa. Quindi sono i primi che rosicano e sono invidiosi. Ma fallo pure tu, trova un modo, il modo si trova, se veramente lo vuoi, il modo lo trovi. Io l'ho trovato, ho fatto la ragazza alla pari, ci volevo andare a tutti i costi negli Stati Uniti, ho trovato l'occasione della ragazza alla pari. Fatelo pure voi invece di criticare e essere cattivi. A quello l'hanno massacrato perché si è fatto il Lamborghini. Io non c'ho soldi manco per mangiare. Oppure alle influencers, a quelle magari quelle italiane, che siete stati voi in primis a dare il follow e quindi a dare visibilità a queste persone. Fanno l'unboxing, beata loro che hanno montagne di pacchi, skincare, prodotti make-up, vestiti, de qua de là. Io non c'ho manco i soldi per comprarmi mezzo primer, e io non c'ho manco i soldi per comprarmi una sigaretta, un pacco di sigarette oppure un caffè. Ma di che te lamenti che sei stato tu il primo a dare visibilità, a mettere il follow a queste persone e le hai fatte diventare tu social, persone famose social, perché famose non tanto social, cioè persone che conosciamo tramite TikTok, tramite Instagram. Sei stato tu. Non è che lei ti ha messo la pistola puntata, allora tu mi devi far diventare famoso. No, siete stati voi a dare visibilità, a dare il follow, a commentare, a far fare hype a sta persona. Cioè, poi non vi potete lamentare che scrivete, io non c'ho soldi manco per prendermi il caffè. Poi tante persone criticano, no? Lo sapete a me quanto mi prendevano in giro, soprattutto quando io ho cominciato nel 2019 a fare TikTok, quando TikTok ancora non se lo filava nessuno. E facevo video, sai, parlavo degli Stati Uniti, anzi poi nemmeno comunque facevo cose, io non è che sono mai stata una che sui social muoveva il culo, se faceva vedere le tette de fuori, no, io ho sempre fatto video interessanti, ho parlato di differenze culturali, ho parlato della mia esperienza au pair, poi c'è stata tutta la relazione con Dylan. Ma lo sapete quante persone, ecco la TikToker, la TikToktara, mi dicevano, hai visto, eh, ma perché non lo fate pure voi? No, 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 io mi vergogno. No, no, ma te pare? Poi che pensa la gente? Ma tutti che mi guardano. Poi, no, io mi vergogno, mi vergogno. E allora che vuoi? Se te vergogni, cioè, te che te frega se io faccio... Cioè, proprio... no, io mi sento proprio diversa da questa categoria di persone. Fatto sta che io quando leggo quei commenti, alcune volte commento, altre volte cioè, schippo perché sennò veramente cioè, dovrei sbroccare a ogni singolo commento perché ci sono veramente delle persone che sono... Cioè, si dovrebbero solo che vergognare. I social veramente non sono per tutti e questa è una cosa proprio vera. A parte questo, quindi mi sono dilungata per dirvi che solidarietà femminile la trovate molto di più negli Stati Uniti, in Italia nisba. In Italia purtroppo si campa e si vive a pane e invidia, diciamo, no? Ma è così. Niente di nuovo. Poi andiamo avanti. Mi è venuto anche il singhiozzo, scusatemi. Allora, trattengo il respiro. Non basterà. Allora, questa mi collego a questa domanda collegandomi a quest'altra. Allora, lei mi chiede: ciao Ila, cosa hanno pensato i tuoi genitori quando sei partita? E soprattutto cosa pensano del fatto che Dylan andrà in missione un giorno? Ok, mi collego a questa domanda che vi avevo risposto, non mi va di rispondere, non mi dilungo perché so che avevo già risposto a queste domande. E quest'altra ragazza, che è una ragazza che anche lei è militare spouse, sposata con un ragazzo militare, mi dice: mi trovo più o meno nella tua stessa situazione, ovvero da andare da sola dall'altra parte del mondo, solo ed esclusivamente per amore, ti andrebbe di trattare questo tema. Lei è Valentina, mentre l'altra ragazza è Jessica. Allora, colleghiamoci al fatto di trasferirsi all'estero per amore
E come la prendono i tuoi genitori e la tua famiglia, se siete ovviamente una famiglia molto legata, come per esempio ce l'ho io. Diciamo che quando io sono partita come ragazza alla pari nel 2019, quella per me sarebbe stata un'esperienza, appunto. Cioè, io ero già partita con l'idea, faccio un anno negli Stati Uniti, vado finalmente a vedere sta benedettissima America, miglioro il mio inglese perché mi ero appena laureata nel 2018, io poi sono partita subito, 2018 marzo mi sono laureata, 2019 intorno a gennaio sono partita come ragazza alla pari e ho detto vado lì, faccio l'esperienza, poi torno in Italia e mi trovo un lavoro con i contro, perché comunque so bene l'inglese, parlo inglese, francese, spagnolo, madrelingua italiana, comunque anche caratterialmente sono una persona molto spigliata, mi trovo un bel lavoro. Comunque vivendo a Roma abbiamo tantissimi turisti, tantissimi americani, magari che ne so, io avevo pensato pure di aprirmi una cosa mia, sai, proprio riferimento per gli americani che vengono a Roma, insomma, vabbè. E faccio l'esperienza e torno. Non è andata così, quindi io psicologicamente non ero preparata a tutto ciò, io non ero preparata al fatto vado a vivere negli Stati Uniti, in Italia non ci torno, cioè ci torno in vacanza ma non ci torno a vivere. Per me è stato un trauma come lo è stato per i miei genitori, perché i miei genitori, fatto sta che quando io dissi, sai, con Dylan mi ho fatto la proposta, stiamo pensando di sposarci, qui vi sto parlando del 2021, i miei mi dissero, ma tu stai scherzando? Dai, su, dai, vieni, torna in Italia, dai, ma che sei? No, mi voglio sposare, cioè se ci vogliamo sposare, io amo Dylan, anche i miei genitori giustamente mi dissero, ma sei sicura? Guarda che è un passo importante il matrimonio, comunque i miei genitori sono sposati da 40 anni e io ho sempre avuto l'esempio, no? L'emblema dell'amore eterno tramite i miei genitori che comunque stanno insieme da una vita, si amano, si rispettano. E io, no, guarda, lo so anche perché comunque mia mamma soprattutto è molto religiosa, quindi insomma non c'è l'idea del vabbè mi sposo poi mi divorzio, no, c'è ancora l'idea, come è giusto che sia, che io sono d'accordissimo su questa cosa, se io mi sposo, a meno che non succede qualcosa di grave del tipo non c'è più l'amore da parte mia, voglio tradire perché non mi piace più mio marito mi tradisce, allora lì il divorzio c'è, cioè per me proprio ciao. Però se ci stanno, uno non è che si sposa perché oggi ho deciso e mi voglio sposare. Così, mi sono svegliata così. No, deve essere ovviamente una decisione presa con la testa e con il cuore. E io diciamo non sono mai partita con l'idea, ok, mi sposo, vado a vivere negli Stati Uniti, lascio la mia famiglia, lascio le mie amiche. Assolutamente no, quindi è una situazione molto diversa rispetto alle persone che vogliono effettivamente trasferirsi, vogliono andare a vivere all'estero, non sto parlando solo di USA, sto parlando anche di altri paesi. Io non ho mai avuto quell'idea, cioè per me l'idea di lasciare l'Italia non c'è mai stata. C'era stata perché volevo fare l'esperienza, ma io volevo tornare e volevo crearmi un futuro in Italia. E invece il destino ha voluto che incontrassi Dylan. E quello lo sapete, il resto è storia. Ma la lontananza dall'Italia, dalla mia famiglia, per me, e io parlo della mia esperienza, perché ci sono tante persone che stanno benissimo all'estero, in Italia non ci vogliono tornare per svariati motivi, tutti i problemi che abbiamo in Italia, che assolutamente ragazzi, cioè io non vi dirò mai, non vi negherò mai che qui le cose funzionano molto meglio su alcuni lati, su altri ovviamente se parliamo di relazioni, cibo, famiglia, cioè quelli ovviamente l'Italia tutta la vita, però per il resto qui c'è educazione, le persone sono educate, c'è rispetto, non c'è solidarietà, non è ovviamente vivere in Italia, poi dipende ovviamente sempre da dove vivete, però io non sono mai partita con l'idea, ok, io lascio l'Italia e vado a vivere negli Stati Uniti per sempre. No,
Fatto sta che io molto spesso questa cosa l'accuso, ma l'accuso soprattutto per la mancanza ovviamente della mia famiglia, delle mie amicizie, perché io qui, vuoi o non vuoi, poi col fatto che mio marito è un militare e speriamo lo sarà ancora per poco, noi ci spostiamo ogni 3 anni, ci siamo spostati, siamo passati da Washington State a qui. Purtroppo le amicizie, poi se poi voi fate amicizia, a maggior ragione con altre military spouses, anche loro ogni 3-4 anni si spostano e vanno e prendono nuovi ordini, quindi vanno a vivere magari dall'altra parte del mondo, vanno a vivere dalla east alla west. È così. Quindi, vuoi o non vuoi, l'amicizia che tu ti sei creata per tutta la vita in Italia, che è il tuo mondo, qui non la troverai mai, a meno che non sei una persona molto lucky, fortunata, e quindi dici, ah, vedi, sono stato fortunato, mi sono trovato la migliore amica che avevo a Roma, no? Però è difficile perché comunque io ho amicizie che so vecchie in una vita, cioè noi ci siamo conosciute con alcune mie amiche alle elementari, alle medie, cioè capite bene, io mo ho 30 anni. E quindi non è facile la lontananza né dalla famiglia né proprio dell'idea di trasferirsi per amore. Perché quando uno ti dice ti trasferisci per amore, pensateci bene, nel senso. Ovviamente fatelo perché siete innamorati, anch'io cioè sono innamoratissima, a quel momento ero innamoratissima, io avrei fatto di tutto per stare con Dylan, per stare con mio marito, ma in quel momento tu non pensi alle conseguenze, perché tu in quel momento sei completamente persa. Sei completamente ubriaca d'amore, no? E faresti di tutto per stare con la persona. Ma in quel momento tu non pensi, cioè anche se le persone ti dicono, anche se io adesso in questo momento, voi vi trovate in questa situazione, io vi dico, pensateci, pensaci, ok, non guardare solo il lato amore, guarda anche tu. Sarai felice? Se tu ti trasferisci negli Stati Uniti dall'Italia, pensi che sarai felice? Pensi che non ti mancherà la tua famiglia, non ti mancherà la tua routine, non ti mancheranno le tue amicizie? E tu in quel momento dici: no, no, io sono innamorata. Cioè, per dirti, questo discorso l'abbiamo fatto anche io e Chiara, la ragazza napoletana che vive qua negli Stati Uniti, sposata anche lei con un ragazzo Navy. E in quel momento anche lei te lo dice, io ero innamorata, cioè io in quel momento ho detto, mio marito mi ha fatto la proposta, sì, andiamo negli Stati Uniti, ma in quel momento tu veramente non sei consapevole del fatto che sarai lontana dalla tua famiglia, dal tuo cane, cioè io sto lontana da Miele, io non vedo Miele, l'ultima volta l'ho visto un anno fa, perché siamo quasi, io mi sono sposata a giugno dell'anno scorso, ho fatto il matrimonio, la cerimonia a Roma a giugno, siamo a maggio, quindi io non vedo la mia famiglia, il mio cane, mio fratello da un anno. E io sono anche, diciamo, io mi ritengo anche fortunata perché io ho la possibilità di andare in Italia, lavoro da remoto, vado in Italia quando voglio, ovviamente se ho le possibilità economiche perché purtroppo più passa il tempo e più viaggiare oltreoceano è veramente inaccessibile, sono dei prezzi assurdi ragazzi, credetemi. Uno c'è, nel senso, io ho la possibilità e vado, ma ci sono tante persone che non se lo possono permettere e quindi stanno negli Stati Uniti e non riescono nemmeno più a vedere famiglia, amici e uno ci pensa e dice ma chi me l'ha fatto fa? Quindi io vi dico sempre pensateci prima di fare passi del genere perché in quel momento tu non sei seriamente consapevole di quello che stai perdendo e ripeto io ho l'amore, cioè io lo rifarei altre 1000 volte. Amo mio marito, adesso siamo sposati, stiamo aspettando un bambino. Io ho un amore infinito per mio marito, per la famiglia che avremo, per la famiglia che siamo adesso, per il membro che si aggiungerà, magari dei membri futuri. Ma io non smetterò mai di pensare alla mia famiglia, ai miei genitori che si invecchiano, io non ci sono, alle mie amiche che si sposano, che rimangono incinte, che hanno dei bambini e io non ci sono, o io stessa in primis partorire negli Stati Uniti e c'è solo mia madre e mio padre, non c'è la mia migliore amica, non ci sono le mie amiche ad aspettarmi alla sala attesa in ospedale. Cioè, capite? Poi se voi siete delle persone pronte al cambiamento, che non hanno nulla, non hanno nulla da lasciarsi alle spalle, cioè non avete assolutamente nulla, vi sentite che non c'è nulla in Italia che vi tiene,
allora lì per voi è una situazione diversa, probabilmente potevate essere molto più, diciamo, sereni di me, che io mi trovo in questa situazione, perché per me c'è veramente, ripeto, c'è sempre il cuore diviso e c'è tutto in Italia e c'è tutto in America, quindi è ovvio che io sarò sempre perennemente così. Però, ripeto, ho preso questa decisione e ho deciso di sposare mio marito, ho deciso di crearmi una famiglia con mio marito negli Stati Uniti e poi, ragazzi, si vedrà se sposteremo in Italia. Per adesso non è possibile, mio marito sta cercando di crearsi una carriera fuori dai militari, quindi crearsi una carriera in un'azienda importante americana e vedremo come andrà. Insomma, io lo spero per lui perché comunque se riesce ad entrare nel giusto giro potrebbe cominciare a guadagnare anche buoni soldini e insomma abbiamo un figlio che sta per arrivare, quindi sapete che i bambini sono molto costosi e non avremo più l'assicurazione sanitaria che ci copre in questo momento, ci coprono i militari, quindi nel momento in cui mio marito lascerà noi perderemo anche l'assicurazione sanitaria e quindi saremo costretti a pagare ogni mese un'assicurazione sanitaria, appunto, se succede qualcosa. Qua la devi avere, qua la devi avere. E come ultima domanda, perché poi non mi voglio dilungare, perché ci sono sempre tante domande che io ho, però ripeto, io mi sono segnata tutte le vostre domande. Ma ovviamente poi piano piano risponderò perché io poi parlo troppo e non... cioè. Ecco, per esempio, Arianna mi ha fatto la domanda su animali in generale, il tuo rapporto con gli animali in generale e soprattutto se un giorno vorresti vivere con tanti animali o no. E io questa cosa ve ne avevo già parlato, io amo gli animali, amo cani, gatti, ho sempre avuto un animale domestico a casa a Roma, adesso ho un cane che abbiamo adottato, abbiamo salvato dalla strada e vorremmo degli animali, anche Dylan ama gli animali, però in questo momento non è possibile perché col fatto che io vado spesso in Italia, lui non sapeva che sarebbe rimasto nei militari, se lui andava in missione io andavo in Italia, a chi lo lasciavamo, insomma noi abbiamo una situazione un po' particolare, fino a quando non ci stabiliremo, non ci sarà appunto qualcosa di stabile, per adesso anche poi con l'arrivo del bimbo vogliamo evitare di prendere degli animali, poi insomma si vedrà, ma noi siamo grandissimi amanti degli animali. Um, mm, mm, mm. Qui ci sono degli audio. Ah, ok, qui mi collego sempre a un'altra domanda, cioè sempre diciamo collegandosi alla domanda che ha fatto la ragazza, le due ragazze prima. Eh, Lei appunto è sempre Valentina che scrive, mi sono persa questo pezzo, dice ripartire da zero, nuovi amici, nuove abitudini, ti seguo da tanto, ti adoro, ascolto i tuoi consigli come se fossi una sorella maggiore. E vabbè, carina, dice anch'io origini calabresi e non puoi capire quanto ti ami e le lacrime che ho avuto quando ho annunciato questa gravidanza. Un abbraccio fortissimo, grazie Vale. E sì, perché se non lo sapete, mio papà ha origini calabresi, mia mamma è siciliana, io però sono nata e cresciuta a Roma, ma io ho sangue mezzo calabrese, mezzo siciliano. E quindi questo diciamo spero di aver risposto alla tua domanda che si collegava al fatto nuove abitudini, nuovi amici, quello capisci bene è difficile, devi essere pronta psicologicamente a questa cosa. Poi, come ultima domanda a cui rispondo oggi, c'è questa ragazza che mi chiede. La mia domanda per il podcast è: lei è Mattea. Come posso far capire ai miei genitori che non è un viaggio con il mio fidanzato che mi farà restare incinta prima del matrimonio? O che devono comunque lasciarmi più libera di vivere? La nostra è una relazione a distanza da 6 anni e non abbiamo mai potuto lasciare le porte del mio paese. Santo uomo, ma giustamente pesa ad entrambi. Grazie, un bacione. Allora, lei è siciliana. Ehm, Questa è una domanda che proverò a rispondere, ma io non mi sono mai trovata in una situazione del genere. Io ho sempre avuto, diciamo, genitori molto, molto tranquilli, si sono sempre fidati ciecamente di me e mi hanno sempre lasciato libera. Poi ripeto, ragazzi, ci sono state
le fuitine, sai, le cavolatine col fidanzatino, eccetera, eccetera, però vabbè, quello l'abbiamo fatto tutti, niente di nuovo. Fuitina però non perché fuitina si dice in siciliano, però no fuitina che te ne sei andata, sei rimasta zitta e te sei sposata. No, io sto parlando, sai, delle cose, prendo il treno, vado a trovare il mio fidanzato e non lo dico a mamma e papà, insomma, quelle. Allora, come fai a farlo capire ai tuoi genitori? Guarda, io la vedo un po' dal punto di vista di futura mamma, ok? Io da futura mamma ti dico, non negherei mai una cosa del genere a mio figlio. Capisco che però è diverso quando sei mamma di un bambino maschio e quando sei mamma di una femmina è un pochino diverso. Da quello che si capisce dal commento, penso i tuoi genitori vogliano che tu non abbia rapporti prima del matrimonio. E semplicemente qui cosa c'è secondo me il problema di fondo? Il problema è che i tuoi genitori dovrebbero fidarsi di te, perché comunque se tu hai una relazione di 6 anni, adesso io non so bene le circostanze, non so se i tuoi genitori controllano che tu effettivamente non abbia avuto rapporti, se sei controllata da una ginecologa, se tua madre va con te, cioè come fanno loro a sapere se tu hai avuto rapporti o non hai avuto rapporti? La cosa che ti dico è dovresti provare a parlare con i tuoi genitori, a fargli capire, adesso io non so quanti anni hai perché nel messaggio non lo scrivi, ma dovresti, comunque una relazione di 6 anni, io penso che tu sia un pochino più grandicella, non penso che tu abbia, insomma, 15 anni. Ehm, Bisogna far capire ai tuoi genitori che sei una persona adulta, che è una relazione di 6 anni e non è possibile che voi non potete uscire dal paesello da dove vieni. Cioè, loro si devono fidare di te. Se loro si fidano di te e tu dici, mamma, papà, allora questa è la situazione e io vado a fare una vacanza con il mio fidanzato e ti prometto che non avrò nessun tipo di relazione al di fuori del matrimonio fino a quando non ci sposeremo. Dipende tutto da loro. Cioè, questo parte tutto dai tuoi genitori. Tu non stai facendo nulla di sbagliato. E come hai detto, santo uomo, che il tuo fidanzato ti sta vicino anche in una situazione del genere, che capisco quanto può essere frustrante per entrambi. Però, o magari provi a far parlare lui, ma io penso che l'abbiano conosciuto dopo 6 anni di relazione. Insomma, state insieme da tanto. Io penso che i tuoi genitori l'abbiano conosciuto. Provare a parlare, avere un dialogo, appunto metterli davanti alla situazione e dire io sono una persona adulta e vi dovete fidare di me. Cioè vi dovete fidare se vi dico che vado a fare il viaggio e non rimango incinta e non ho rapporti. Io adesso non lo so, fatemi rileggere bene il messaggio. Lei dice rimanere incinta prima del matrimonio. Forse non ho capito se tu non puoi avere rapporti o se loro non vogliono semplicemente che tu rimanga incinta. Comunque io, Mattea, io ti consiglio semplicemente di parlare con la tua famiglia e di appunto dire dovete fidarvi di me, ho una relazione di 6 anni e anche perché poi se dovesse succedere che è una cosa che tu in primis vuoi, ovvero rimanere incinta, ma quelle sono decisioni tue, comunque è una relazione di 6 anni, quella è una decisione tua e del tuo compagno. I tuoi genitori devono capire che la vita è la tua e devi prendere tu le decisioni, quello che senti più giusto, essere più giusto per la tua vita, per insomma la tua relazione. E niente ragazzi, io ho un po' di affanno perché con questo naso chiuso praticamente ho il respiro dalla bocca e il respiro dal naso, quindi praticamente mo vado in apnea e vi collasso qua in diretta nell'episodio podcast. Um, Adesso dovrò capire un attimo come organizzarmi perché io prossima settimana sarò in viaggio, quindi dovrò un attimo capire bene col jet lag, non so anche col fatto che sono incinta se sarò un po' stanca, magari skipperò prossima settimana, ricominceremo tra 2 settimane. Vi farò sapere voi come farete a saperlo, semplicemente mi seguite sui social, continuate a seguirmi su Instagram e TikTok Iaierondi, fate anche subscribe a questa pagina perché non ci sarà più audio, saranno solo disponibili video YouTube, quindi questi video li trovate tutti
nel mio profilo, in questo profilo trovate tutti i video che ho sempre salvato e pubblicato. Io vi ringrazio per aver guardato il nuovo episodio di Keeping Up with Yaya Rondi e ci vediamo molto molto presto. Continuate a seguirmi. Ciao!